Questa goccia è d'oro zecchino. Mentre Matteo finirà di assemblarla, vi spiegherò tutte le fasi per la realizzazione di questo gioiello in ceramica di Faenza. Posizioniamo la scocca della goccia nella nostra dima dedicata proprio all'assemblaggio di questo diffusore. Dobbiamo costruirne due e andranno in India. Questa goccia in ceramica di Faenza con finitura oro opaco non è un effetto oro, ma quello che vedete è oro vero. Ora fissiamo il filtro crossover. Per chi non lo sapesse, il filtro crossover serve per separare le frequenze. Questo è un due vie, quindi ci sarà una parte di frequenze dedicate al woofer, che è la gamma più bassa, e la parte di frequenze dedicata al tweeter, che è la gamma più alta. Andiamo a posizionare il materiale fonoassorbente all'interno del cabinet, flange di supporto per l'altoparlante. Andiamo a posizionare il nostro altoparlante, che è un due vie coassiale, woofer e tweeter in un unico altoparlante. Attraverso la flange che abbiamo montato prima viene bloccato l'altoparlante alla scocca in ceramica. Per questa finitura servono 4 passaggi, 4 cotture. Quindi la prima viene dato uno smalto opaco e successivamente si dà l'oro in 3 passaggi. Quindi viene dato lo smalto opaco, viene messa in forno, portata a 700 gradi e lasciata raffreddare. Poi viene data una prima mano di oro, si rimette in forno a 700 gradi e poi si lascia raffreddare. L'ultimo passaggio dell'oro viene ripetuto per ben 3 volte. Quando viene dato l'oro nella goccia c'è anche una colla organica che serve per far attaccare l'oro, e quando il forno va a 700 gradi la colla si brucia, quindi sparisce e resta solo l'oro zecchino. Quindi quello che vedete è solo e unicamente oro. Questa goccia non è solo made in Italy, ma è un made in Faenza. La goccia è pronta per il lunghissimo viaggio verso l'India. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al nostro canale Garvan Acoustic. Grazie, a presto!